una bella gomma elastica per questa racchetta e sicuramente molti di voi non conoscono questo brand. Ciao a tutti da Emiliano Dalvin e benvenuti alla Casa dei Padel per un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo appunto Emiliano Dalvin per parlarvi per recensire la Raku Phoenix Pro Series. La Fenice, che dovrebbe essere questa sul piatto. Prima cosa, Raku, se sei un pro e sei all'ascolto, Raku sta cercando un pro player da sponsorizzare. Quindi Dai. se sei un pro, Vado. vai Alvin, dai. Ciao. Grazie. Abbiamo già trovato. No, scusate, Raku veramente sta cercando un pro da sponsorizzare, quindi se siete dei pro e cercate una racchetta, un brand che vi sponsorizzi, ecco Raku. Se sono dei pro guardano le recensioni delle nostre racchette. Anche a voglia, certo che le guardano, perché vogliono tenersi al passo coi tempi e vedere quali sono gli altri brand e le racchette, magari quando devono cambiare brand. Sai, quelli hanno parlato bene della Raku Phoenix Pro Series, magari contatto Raku. Comunque, Raku, come detto, cerca un pro da sponsorizzare. Se siete interessati, contattateli sulla loro pagina di Instagram. Comunque, parliamo di questa racchetta, ma prima, Alvin, cosa devono fare i nostri ospiti telespettatori? Mi piace questa frase. Mettere mi piace al video, iscriversi al canale, attivare la campanellina, dire a un loro amico di iscriversi e poi di rispondere ogni tanto alle tue domande, che nessuno risponde mai, cioè nessuno commenta mai le tue domande, parlano di tutt'altro tranne che la tua domanda. E qual è la tua domanda? Conoscevate il brand Raku? Scrivetelo nei commenti. Questo è facile. No. Okay. Vabbè, adesso lo conoscono però. Parliamo del prezzo. Una delle racchette top di gamma di Raku, 190 euro. Quindi questa è una politica che mi piace. Comunque non è un brand conosciutissimo, anzi soprattutto in Italia non lo è assolutamente. Mettere una top di gamma a 190 euro significa che comunque si ha la visione del prodotto che si offre e di quello che la gente può pensare. Mettere una racchetta nuova a 300 euro, a meno che non sia una racchetta tipo Do Padel Castor, che è incredibile, poi è difficile magari trovi gente che spenda 300 euro. Quindi a 190 euro secondo me è una racchetta da prendere in considerazione, perché è una valida racchetta soprattutto per giocatori di sinistra a livello intermedio alto in su. Sei d'accordo con questa mia teoria? Sono d'accordo, sì. L'unica pecca, se posso, che Raku comunque non conosce nessuno. Uno a occhi chiusi deve comprarla, comunque sì, sotto i 200 euro, cioè per quello che è anche molto accessibile. Però spendere 200 euro per una racchetta che attualmente non si conosce. No, capisco che comunque è una cosa non facile, si dovrebbe prima provare, però è un prezzo che io trovo più che onesto e valido, e quindi a quel prezzo ne vale assolutamente la pena. Livello, essendo una racchetta a diamante, essendo una racchetta comunque non è difficile. So che assomiglia all'Air Viper, hanno fatto una storia per farvi vedere l'unboxing, tutti l'avete detto. Beh, la forma sì. La forma è la stessa, il manico ugualmente è più lungo, però rispetto all'Air Viper vi dico che mi è piaciuta più questa. Sì. Cioè proprio senza se e senza ma. È meno maneggevole, ma ti offre qualcosa in più in termini di potenza, tutto, secondo me. Ed è anche un prezzo rispetto all'Air Viper 100 euro in meno. Livello intermedio alto di sinistra principalmente, a destra non la userei tanto, anche comunque punto dolce non tanto grande. Non aiuta tanto, quindi è più per il giocatore propenso all'attacco. Alvin, parliamo adesso delle caratteristiche tecniche. Forma a diamante, piatti in carbonio 12K e gomma EVA Soft Core. Tatto, direi intermedio, grande uscita di palla, facce ruvide che generano degli effetti davvero buoni. Manico più lungo, essendo la stessa forma dell'Air Viper, il manico è più lungo, quindi favorisce la presa a due mani. Forse un overgrip va messo perché il grip si perde subito dopo poco. L'accetto con un comodissimo cordino. Alvin, è il tuo momento per il peso e il bilanciamento della Raku Phoenix Pro Series. Il peso della nostra racchetta è di 357 grammi ed è bilanciata a 26,8 cm. Peso perfettamente in range, perché qui dice 355-365, quindi è perfettamente in range. Allora, abbiamo detto tutto, vediamo come si comporta da fondo campo. Ha un'ottima uscita di palla, la gomma è davvero super esplosiva, quindi ogni tanto si perde un pochino il controllo, poi il punto dolce non è tanto ampio, quindi anche lì precisione all'impatto in ogni zona del campo, perché rischiate che la palla poi vi vada a rete se non la impattate bene. Pallonetti che vanno su davvero, che è una meraviglia. La doppia mano che si può mettere grazie al manico lungo aiuta soprattutto nel rovescio in difficoltà. Io soprattutto l'apprezzo molto quando sei in difficoltà, gioco, metto sempre la seconda mano sul rovescio.
È una racchetta che comunque si muove, pur essendo a diamante, una racchetta che si muove super agile, non si ha mai in difficoltà, anche poi dopo lo dirò dall'alto, non è una racchetta che affatica il braccio mai, anche colpi ripetuti, davvero, comoda, comodissima, a me è piaciuta tanto anche da fondo campo. Ogni tanto però, appunto, essendo super esplosiva la gomma, si perde un po' il controllo, quindi ripeto, precisione all'impatto, movimento, giusto movimento, perché il rischio è che poi la palla vada contro il vetro di fondo campo, però si comporta bene e ve lo faccio subito vedere con Alvin che mi mette alla prova. Vediamo la Fenice alla prova subito, pallonetto, incrocio delle righe, perché questa è una grandissima uscita di palla, ancora pallonetto, Alvin non sa più che fare, questa è andata un po' lunga perché come detto, attenti che un pochino perde in controllo, guardate che nastro con la palla che balla sul nastro ed entra, purtroppo non avete visto la magia che ho fatto. Mi raccomando, precisione all'impatto perché il punto dolce è piccolino, quindi serve comunque precisione all'impatto. Questa è andata direttamente fuori dal campo, male, vai. Comunque diamante maneggevolissima, gomma davvero super elastica, in questo caso era un po' in difficoltà, la palla è comunque andata lunga, questa detto scappa un pochino, quindi non è il controllo la sua dote migliore. Vai Alvin, mettimi alla prova. Hai visto? Palla difficile, data su con facilità, palla difficile, incrocio delle righe. Da qua gioco cichitina che Alvin non può giocare perché è veramente a fil di grada e se rompe la racchetta la ripaga. Quindi benissimo, avete visto come si muove bene e come esce la palla rapida anche sulle palle difficili. Questo era l'esempio di come si comporta questa racchetta. Facile, ancora cichitina, Alvin giocherà a lungo e io pallonetto che lo rimando indietro. Comunque, da fondo campo bene, attenti che ogni tanto però si perde un po' il controllo. Alvin, vai, l'ho provata da fondo campo. Adesso cosa mi dici della Raku Phoenix Pro Series a rete? A rete è un bel cannoncino, però predilige un gioco veloce, con aperture brevi e soprattutto con una buona dose di tecnica, perché il punto dolce, come hai detto anche tu prima, non è ampissimo, quindi aprire poco, soprattutto perché poi l'uscita di palla è abbastanza, anzi è molto pronunciata, esatto, e quindi dato che pesa poco, questa racchetta, quando la palla magari gli arriva facile, tende a invogliare ad aprire, quindi il pericolo vetro è alle porte. Esatto. Quindi vi consiglio mio, qua sii aggressivi, ma comunque sempre tenere la racchetta sempre davanti, senza aprire troppo, perché comunque non ha bisogno di tanta potenza questa racchetta, va da sola. Quindi secondo me è una racchetta molto offensiva, che però ci vuole una buona dose di tecnica per avere sempre l'impatto giusto e soprattutto magari aperture proprio brevi, perché comunque io all'inizio un pochino, io ogni tanto apro, magari ti invoglio, perché comunque è leggera, cioè la muovi bene, quindi anche nel gioco di volée è velocissima, però quando ti invoglia, vedi la palla facile, ti viene voglia di aprire, pam, a vetro. Quindi occhio soprattutto quando avete la palla facile. Nel bloqueo buono, anche se un pochino, se non uso l'altra mano, la mano non dominante, un pochino mi si muove, comunque è leggerina, quindi sempre consiglio con due mani. Nella Deada l'ho trovata facilota nel movimento, però diciamo che l'uscita di palla è un po' eccessiva e quindi tende un pochino a scappare. Non so se sei d'accordo con me. Sono d'accordissimo con te, Alvin. Adesso vediamo come si comporta a rete e io ti metto un po' alla prova. Esatto. Proviamo ora la Fenice a rete. Sin dalle prime palle notiamo che l'uscita di palla è veramente buona, addirittura qualche volta eccessiva, quindi anche quando voglio appoggiarmi magari tendo a far scappare la palla, quindi occhio soprattutto nella preparazione di non essere troppo ampia, perché questa racchetta così con questo peso ti invoglia ad aprire. Punto dolce non ampissimo, quindi ci vuole anche tecnica
devi impattare bene la palla. Avete visto qua? Qua ho rischiato. Anche qua sono sempre, eccola. Avete visto, in ritardo un attimo, la palla mi è scappata. Quindi attenzione a rete soprattutto, dove abbiamo poco tempi di reazione. Vai Emi, mettiamo il ritmo. Sicuramente la palla, eccola, mi scappa. Comunque se si ha una buona dose di tecnica, una racchetta prettamente aggressiva e offensiva. Vediamo come chiudo il punto. Una volle piatta, l'ha presa e facile. Vai Emi, 2 blocheo. Vai Emi, 2 blocheo. Ecco, un pochino, se non utilizzate l'altra mano, un pochino vibra e poi occhio che scappa. Vai una deada. Fare la deada su sta palla è difficile. Vai, una deada. Ok, dovete prenderci la mano, però non è così facile la deada perché un pochino scappa, quindi attenzione e soprattutto mi raccomando non aprite. Mi avete visto a rete e ora Emi il tuo momento dall'alto. Essendo così esplosiva mi piace tanto nello smash piatto perché la palla esce veloce, soprattutto quando devi fare magari il per 4, quindi solo polso, oppure quando si cerca lo smash che più che lo smash che rimbalza e colpisce la parte alta del vetro e torna indietro, più lo smash rapido lungo che rimbalza ai piedi del vetro e torna indietro rapido. Questo Che qua è quello smash che poi si fa anche d'inverno, diciamo, quando il vetro è un po' più... Esatto, quindi frio. questo qua eccella in questo, nel colpo alla grata attenti perché serve precisione, Vibora comunque bene ma sempre comunque movimento controllato perché vedo, essendo molto leggera invoglia di andare veloce e ogni tanto rischia di andare a vetro di fondo campo. Per 3 bene perché è rapida, veloce, cioè nel senso su per 3 si comporta bene. È una racchetta comunque dall'alto bene, un buon cannoncino, non un cannone, non un fucile, il cannoncino è meno, cannone, fucile, cannoncino. Cannoncino quello siciliano. Quello di Panarello che piace tanto ad Albi, no? Che non mangia i dolci, anche se non sembrerebbe. Incredibile, pensate se mangiamo. Pensa te. Comunque, ripeto, il giocatore di sinistra sa far male, poi a questo prezzo, lo ripeto, è una racchetta da prendere in considerazione. Adesso mi vedrete nella solita sequenza, Vibora, rullo per 3, smash. Raku Phoenix, vai, dall'alto. Hai visto qui? Non l'ho controllata, subito sul vetro. Questa ingiocabile. Serve comunque un po' di controllo nell'andare. Ricordate che la racchetta è molto leggera e quindi il rischio di esagerare dietro l'angolo. Vai, facciamo qualche rullo. Un altro. Un po' lungo. Per 3, vai. Palla sgonfia, Alvin. Perché con la palla gonfia viaggia, grandissima esplosività di questa gomma. Anche qua palla sgonfia, però è uscita comunque. Vai Alvin. Avete visto com'è esplosiva questa gomma? Davvero super super elastica. Vai, chiudiamo con 2 smash. Vai. Me l'ha tirata malissimo. Facciamone un'altra, l'ultimo. Smash profondo e teso. A sinistra, gran palla, 190 euro. Alvin, l'ho provata all'alto. Diamo i voti alla Raku Phoenix. Però quanto è cattiva la Fenice sul piatto? Madonna, fa paura. Però serious, magari te la tagli pure sul petto. Posso dirlo? Sì. Sa un po', vabbè, guarda che è il simbolo albanese con 2 teste, però ci assomiglia un po'. Ricordiamo che Alvin è nata a Durazzo, quindi magari si compra la Phoenix, che ricorda la sua terra di origine. Diamo i voti Alvin. Vai. Da fondo campo 7. Pallonetti 7,5. a rete 7,5. controllo 7. maneggevolezza 8. uscita di palla 7,5. punto dolce 6,5. effetti 7,5. potenza 7,5. per 3 7,5. smash 8. Vibora 7,5. rapporto qualità-prezzo a 190 euro. 7. Abbiamo dato dei buoni voti alla Raku Phoenix Pro Series, è il momento di salutarci. Commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina, anzi attivate la campanellina,
Dite a un vostro amico di iscriversi e commentate la domanda che ho fatto all'inizio. Se conoscete... Se conoscevate il brand Raku. Ciao! Ciao! 9.